Salve a tutti! Ho realizzato questa enorme bobina avvolta in aria e oggi voglio utilizzarla per fare qualche esperimento. Quello che ho fatto nello specifico è stato prendere un doppino telefonico di 500 metri e avvolgerlo su questo rotolo che viene utilizzato per raccogliere i fili elettrici. E il risultato è stato ottenere una bobina di circa 25 cm di altezza con circa 5000 spire, che presenta una induttanza di 98 mA e una resistenza di 33,22 ohm. La prima cosa che adesso voglio fare è misurare quanto vale l'intensità del campo magnetico all'interno della bobina. E per ottenere questo valore andrò ad utilizzare un sensore ad effetto Hall. Ecco qui il setup di misura. Quindi quello che farò sarà far passare una corrente nota all'interno della bobina e attraverso l'utilizzo di questo sensore, che è un SS49E, andrò a misurare l'intensità del campo magnetico all'interno della bobina. Quindi con quest'altro multimetro andrò a leggere come varia il valore di tensione e poi attraverso la scala riportata sul datasheet del componente riesco a risalire all'intensità del campo magnetico. Quindi inserisco il sensore nella bobina in posizione perpendicolare e, come si può vedere, il valore di tensione letto aumenta, continuando a scendere verso il centro aumenta. Scendendo ancora di più diminuisce perché si esce dall'altro capo della bobina. Quindi il valore massimo è in posizione centrale e corrisponde a una misura di 3,01 volt. Sì, 3,01. Mentre lontano dalla bobina il valore di riposo del sensore è di 2,61 volt. Dal datasheet del componente si vede come la sua tensione di equilibrio sia 2,5 volt, a cui corrisponde un campo magnetico di 0 Tesla, mentre invece la sua variazione massima, ovvero di 4 volt, e la sua variazione minima di 1 volt corrispondono a un campo magnetico di più o meno 0,1 Tesla. E quindi abbiamo che l'escursione dal valore medio di tensione è pari a 1,5 volt. Quindi per ricavare il valore del campo magnetico basterà andare a dividere la variazione massima di tensione che abbiamo letto, ovvero 400 mV, per l'escursione massima del sensore, ovvero 1500 mV. Moltiplicato per 0,1 Tesla, abbiamo che il campo magnetico, l'intensità del campo magnetico che abbiamo letto è di 0,026 Tesla. Per riportarci poi al valore di unità di misura tipica che si utilizza per bobine avvolte in aria, ovvero in Tesla su Ampere, andiamo a dividere il valore del campo magnetico che abbiamo ottenuto diviso la corrente che stava passando, quindi 0,74 A, e otteniamo che la bobina
produce un campo magnetico di 0,036 Tesla per ogni ampere che scorre nel suo avvolgimento. E anche se questo valore può sembrare piccolo, in realtà per bobine avvolte in aria è un valore già abbastanza elevato. Adesso che la bobina è stata totalmente caratterizzata, andiamo a fare qualche esperimento. Quindi ho connesso la bobina al variac in modo da poter regolare il passaggio di corrente e il primo esperimento che farò sarà quello di attrazione dei metalli. Quindi metterò un pezzo di ferro alla base della bobina in mezzo a questi due blocchi di legno e voglio vedere se riesce a risucchiarlo. Inserisco un chiodo all'interno della bobina. Vediamo cosa succede. Sì, lo attira. C'è anche una posizione di equilibrio, sì, in cui lievita. Quindi, a seconda della forza, molto bene. Adesso provo con qualcosa di più grosso, quindi inserisco. È un po' più pesante, quindi ci vuole più corrente, ma lo attira comunque. Quindi, come si può vedere, già quel valore piccolo di campo magnetico riesce ad attrarre gli oggetti anche pesanti. Vi faccio vedere anche come appare il fenomeno visto dall'alto, quindi inserisco il chiodo. Sembra proprio che stia lievitando. Se do delle botte forti, il chiodo raggiunge la superficie della bobina. Il secondo esperimento che voglio fare è quello di andare ad inserire questo pezzo di ferro all'interno della bobina. Quello che dovrebbe succedere è che il pezzo di ferro si riscalda a causa delle elevate perdite che si hanno nel ferro quando questo è soggetto a un campo magnetico variabile. Quindi, per osservare questo fenomeno, andrò a misurare la temperatura attuale del pezzo di ferro, che risulta essere intorno ai 19 gradi, e poi andrò a rimisurare la temperatura dopo che è stato un certo periodo di tempo all'interno della bobina. Quindi lo inserisco all'interno e aumento la tensione del variac. Mi fermo a 175 volt con
una corrente di 1,42 A RMS e aspetto qualche secondo. È trascorso circa un minuto e adesso estraggo il pezzo di ferro, quindi abbasso la tensione. Come si può vedere, la temperatura è salita fino a 54 gradi, quindi in effetti le perdite nel ferro sono parecchio elevate. Diciamo che in questo momento la bobina ha svolto la funzione di fornello ad induzione. Il terzo esperimento che voglio eseguire è il seguente, ovvero sono andato ad avvolgere del filo su questo pezzo di metallo e all'estremità sono andato a collegare questa lampadina a 12 volt ad incandescenza. E quello che voglio fare è inserire questo pezzo di ferro con l'avvolgimento all'interno della bobina e vedere che cosa succede. Quindi inserisco e aumento la tensione. Come si può vedere, la lampadina si accende. Infatti, come da teoria, il campo magnetico variabile che si genera va a generare una tensione sull'avvolgimento che è stato avvolto intorno al pezzo di ferro. Infatti, se provo ad estrarlo, la lampadina si spegne. Andandolo a reinserirlo, man mano che scende nell'avvolgimento, la tensione aumenta e quindi la lampadina è sempre più luminosa. Diciamo che in questo momento la bobina sta svolgendo una funzione di trasformatore. Ecco qui gli esperimenti che volevo realizzare con questa bobina. Ovviamente questo oggetto non ha una grande utilità a livello pratico, però è sempre bello avere una bobina così grande in un laboratorio perché può sempre servire per fare qualche appunto esperimento divertente. Quindi la conserverò nel caso in cui mi venisse in mente qualche altro esperimento da fare. Molto bene, per questo video quindi è tutto. Alla prossima!